Ma a cosa abbiamo assistito ieri? Ebbene sì ragazzi, addirittura arrivo, ci sono tante persone oramai che stanno scommettendo anche sugli ETF per quanto riguarda Ethereum, ok? Difatti ieri abbiamo visto una percentuale in positivo del 20% riguardante proprio Ethereum. Prima di partire ragazzi vi ricordo gentilmente di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutto ciò che riguarda il mondo delle criptovalute. Fallo, altrimenti Ethereum arriva a $1. Non lo farà cadere. Andiamo subito a schermo e andiamo a vedere le ultime notizie. Per quanto riguarda ragazzi il calendario economico, oggi parlerei, ossia colui che manovra i tassi di interesse nel breve termine, quindi oggi alle ore 18 dovremmo fare attenzione un pochettino alla moneta della sterlina, ok? Quindi se fate trading, cose del genere, fate molta attenzione. Domani invece ragazzi, come vedete, ci sarà l'inventario del petrolio per quanto riguarda l'America. Quindi anche domani, ore 15:30 come al solito, fate molta attenzione al petrolio che già è volatile di suo, domani lo sarà ancora di più. Ma andiamo adesso ragazzi al nostro bel grafico di Bitcoin che ha fatto esattamente quello che volevamo e quello che abbiamo cercato fino ad ora. Se ancora ragazzi non fate parte del mio gruppo Telegram, mi raccomando, qui sotto c'è il link in descrizione dove ci teniamo aggiornati su tutto ciò che riguarda il mondo delle criptovalute. E potete seguire ovviamente anche i miei pensieri, quello che penso io, le analisi che faccio proprio su tutte quante le criptovalute che magari mi richiedete anche. E per quanto riguarda Bitcoin ragazzi abbiamo chiesto semplicemente una cosa, che una volta aver rotto il supporto della nostra famosissima, ormai il nostro famosissimo supporto di sempre per quanto riguarda Bitcoin, che potete vederlo con questa striscia azzurra, ok? Potete vedere, questo è un supporto che parte dal 2013, supporto di 11 anni ragazzi che deve fare questa cosa. Doveva rompere il supporto, cosa che è avvenuta oramai da quando abbiamo raggiunto poi il massimo storico, il nuovo massimo storico per quanto riguarda Bitcoin, per poi riandare a scendere leggermente cercando di andare a ritoccarlo per poi, ragazzi, per quello che penso io, ragazzi, in vista dell'all time high che ho cercato di prevedere, ovviamente non sono consigli finanziari, non deve essere ed ovviamente potrebbe anche non essere questo l'andamento, però come ben sapete ormai ragazzi io credo che l'all time high di Bitcoin potrebbe arrivare su per giù sui 120-130 mila dollari e raggiungere i 95-100k entro settembre. Vedendo questo grafico ragazzi e vedendo anche le notizie macroeconomiche dove si stanno anche per approvare gli ETF spot per quanto riguarda Ethereum, sono molto bullish per quanto riguarda questo periodo e staremo a vedere. Ovviamente come al solito ragazzi, una volta che si sono raggiunti i 72 mila dollari, ok? Tutti quanti hanno cominciato a comprare Bitcoin. Improvvisamente Bitcoin è risceso a 57 mila dollari, no, è tutto finito, no. Bitcoin oramai è finito, non vedremo più un nuovo all time high. Ragazzi, non funziona così, non funziona così. Ricordiamoci sempre che il mercato è fatto così, il mercato è fatto di alti e bassi e come sempre bisogna vendere alto e comprare basso. Quindi quando vedete che torniamo a 57 mila dollari non dovete farvi prendere dal panico, ok? Rimanere calmi, anzi, se avete la possibilità, per quello che mi riguarda e per quello che faccio ovviamente io, si mette qualcosina, sconti, sono sconti per noi. Ovviamente vi dico così perché in questo momento, vi ripeto, per quello che penso io, siamo in una fase a rialzo, ok? Se fossimo ovviamente in una fase a ribasso, si vende, si cerca di vendere nel miglior modo possibile e magari si attendono delle entrate più sicure, tra virgolette, ok? Cercando di aspettare il termine della fase bearish, va bene? Andiamo a vedere adesso questo articolo di cryptovaluta.it dove si parla ovviamente riguardo Ethereum, dove viene detto che Ethereum vola a un più 18%, speranze concrete per l'approvazione dell'ETF. Difatti Ethereum ha raggiunto un massimo di 3.691 dollari grazie alle crescenti speculazioni sull'approvazione degli ETF spot da parte della SEC che dovrebbe arrivare, se non sbaglio, il 23 di maggio.
l'approvazione o la disapprovazione in ogni caso. E addirittura gli analisti di Bloomberg, Eric Balchunas e James Seyffart, hanno aumentato la probabilità di approvazione degli ETF spot dal 25 al 75%. Insomma, ci sono grandissime probabilità che gli ETF a questo punto vengano approvati. Ok, qui abbiamo la conferma, mercoledì 23 maggio avremo il verdetto finale della SEC. Ovviamente, ragazzi, la speculazione sull'approvazione degli ETF non ha portato gioia soltanto ciò che riguarda Ethereum, ma anche ovviamente Bitcoin e le altre altcoin. Difatti abbiamo un mercato completamente verde in ogni sua parte. Come abbiamo visto, intanto Bitcoin sta andando verso i nuovi massimi, facendo un 5,5%. In questo momento ci troviamo a 70.945 dollari. Solana tornata a 180 dollari e Dogecoin a 0,16. Nelle considerazioni finali ovviamente troviamo che la possibile approvazione degli ETF potrebbe spingere Ethereum oltre i 4.000 dollari, andando ovviamente verso dei nuovi massimi storici. Cosa che a questo punto, ragazzi, potrebbe realmente accadere. Insomma, stiamo vedendo il mercato che è sempre più favorevole, ok? E lo dimostra ovviamente il mercato in tutto completamente in verde. Certo, la SEC in alcuni casi ci ha anche sorpreso, come è successo con Bitcoin quando rifiutò, ok? Quando non approvò gli ETF a dicembre, quando tutti quanti si aspettavano un'approvazione, quella non è arrivata. Ovviamente ha tardato, perché poi ovviamente conosciamo bene il percorso di Bitcoin, l'approvazione per quanto riguarda gli ETF spot è poi arrivata. Ma andiamo a vedere ora, ragazzi, questo bel grafico di Titan of Crypto, perché ragazzi qui ci sono delle cose molto interessanti, ok? Basta vedere, come sempre, ragazzi, poi è ovvio, il passato non implica risultati futuri, però abbiamo visto che comunque Bitcoin ha questa fase ciclica, ok? Si ripete sempre, non dico sempre proprio allo stesso modo, ma quasi, ok? Difatti, in passato, una volta aver raggiunto i massimi storici, potevamo vedere come Bitcoin creava 3 bottom per poi cominciare la sua risalita verso la resistenza del massimo storico. Una volta aver toccato il vecchio massimo storico, nel giro di pochi mesi, bam, cominciava ad andare su. Ma non è l'unica cosa da tenere in considerazione, perché c'è anche l'indicatore dello stock RSI, ok? Difatti, quando il grafico andava al di sotto dell'indicatore, andando però a toccare il supporto, perché ovviamente, come possiamo vedere qui, è stata rotta la resistenza, andando poi a toccare non più la resistenza ma il supporto, bam, questo andava verso l'alto. È una cosa che è avvenuta in passato, non è poi avvenuta nel 2021, perché come possiamo vedere qui non c'è stata una rottura per poi avere di nuovo una ridiscesa, perché qui c'è stata una rottura totale verso i vecchi massimi storici, ma qui, ragazzi, stiamo vedendo esattamente ciò che è accaduto nel 2017, ok? Quindi questo è una cosa che potrebbe riaccadere. Per quello che mi riguarda, ragazzi, assolutamente sì. Ed è quello che ho sempre cercato. Diciamo che questo grafico dimostra un po' quello che ho sempre pensato io, che ho sempre cercato di dirvi e che ormai tanti di voi conoscono, ormai conoscete bene il mio pensiero, ed è quello che ho sempre cercato: una rottura della resistenza per poi cercare una piccola ridiscesa che vada a ritoccare il supporto per poi avere una risalita verso l'alto. Certo, non vedremo assolutamente queste salite così importanti, ok? Potremmo vedere, facendo comunque come abbiamo fatto i nostri vecchi calcoli con il grafico e tutto quanto, presumibilmente con il nuovo massimo storico potremmo andare magari verso i 130-140 mila dollari. Io mi sono tenuto basso dicendovi 120-130, ma se vengono approvati tutti questi nuovi ETF, se entriamo veramente in una season importante, perché insomma non si sta soltanto più, non è che si sta parlando oramai soltanto di Bitcoin come era all'epoca, la gente entrava e il prezzo saliva. Insomma, qui stanno cominciando ad entrare anche grandi investitori, grandissime istituzioni, quindi il prezzo deve assolutamente salire, ragazzi, cioè c'è poco da fare. Momentaneamente è così. Poi ovviamente io non voglio fare il Nostradamus di turno, non è quello che voglio fare e non è legge quello che vi vengo a dire. Ma insieme, ragazzi, cerchiamo di capire
a cosa possiamo andare incontro. Fatto sta, ragazzi, vediamo in questi giorni come si evolverà la situazione, attendiamo il 23 maggio per vedere se questi nuovi ETF per quanto riguarda Ethereum verranno approvati. Ditemi qui sotto cosa ne pensate di questa situazione, noi ci vediamo nel prossimo video e mi raccomando iscrivetevi e mettete il mi piace che è importantissimo. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima, ciao ciao!